oggi questo meteo non ne vuole sapere di farci vedere il cielo completamente azzurro. Siamo partiti da poco e c'è una fettina di azzurro sopra di noi, ma tutto intorno il nuvolone nero. Non ci molla. Questo è il pezzetto di azzurro, ma tutto intorno ci sono i nuvoloni neri. Guardate là, che roba. Intanto però, abbassando lo sguardo, si vede una meravigliosa natura. Guardate qua. Verde, verde, verde e ancora verde. Una segheria qui gigantesca. Questo bel territorio è sempre la Slovenia. Noi siamo sempre i Tickets. Siamo ripartiti da Celje, dove c'era quella chicca della Fontana della Birra. Per chi non avesse visto, andate a vederlo, perché è una roba pazzesca, direi unica al mondo, e noi l'abbiamo provata. Sì, è stata una piacevole e gustosissima scoperta. Quindi vi dicevo, siamo ripartiti, ci siamo riposati, abbiamo lavorato un pochino dopo il pranzo, quindi diciamo a metà pomeriggio siamo ripartiti. Per fortuna, anche se il cielo non è completamente sereno, ma le giornate sono lunghe, la luce c'è fino a tardi, quindi si viaggia anche nel tardo pomeriggio, cosa che d'inverno non avremmo potuto fare. E ci godiamo intanto, come vi dicevo, questo spettacolo per gli occhi, perché veramente la Slovenia è un paradiso, tutto verde. Siamo entrati in questa valle poco vicino a Ljubljana, la capitale, che abbiamo già visto nei giorni scorsi, quindi per chi volesse può andare a rivederla, e ci è piaciuta tanto. Quindi vi dicevo, siamo ripartiti per questa valle, vogliamo raggiungere un'altra tappa, un'altra cittadina che ci eravamo fissati. Nuovo pneumatico, ma sarà un pneumatico del... Io non lo comprerei. A voi la scelta, ragazzi. Vuoi mettere le Vredestein? Paesino molto tipico, con case altrettanto tipiche. Siamo nella frazione di Kamnik e questa è la stazione. Dopo un piccolo spostamento siamo arrivati nella cittadina di Kranji, città che fa comunque provincia, e abbiamo trovato questa lavanderia. Ora ci prepariamo per un lavaggio, abbiamo riempito la macchina più grande, abbiamo messo il sapone e ora si va di lavaggio. Sfruttiamo anche il wifi e quindi carichiamo un video. Lavaggio completato, ora andiamo a piegare i panni e poi andiamo su Charlie, perché fuori è già buio, si è fatto tardi e abbiamo ancora da cenare, ragazzi, abbiamo ancora da cenare, però va bene così. Oggi era una giornata di servizi, dopo il piacere della birra ci tocca lavorare. Ci tocca lavorare. Buongiorno ragazzi! Ciao amici, buongiorno a tutti! Nuova giornata, ci troviamo a Krani. Ieri poi abbiamo sfruttato questa lavanderia in questa cittadina e abbiamo fatto una bella lavata di panni, che ce n'era bisogno. Considerate la lavatrice, quella da 20 kg, sono riuscita a pianarla tutta e l'asciugatrice altrettanti. Quindi insomma eravamo un po' arretrati con i lavaggi. Abbiamo fatto un po' tardi. Alla fine abbiamo deciso di rimanere in questo parcheggio dove avevamo lasciato Charlie. Era inutile spostarsi in un altro parcheggio, che alla fine era la stessa cosa. Anche perché siamo usciti dalla lavanderia, erano le 9, era tardi, appunto stava scurendo il cielo, e quindi insomma sapete non viaggiamo mai di sera, e quindi alla fine veramente a piedi erano 2 passi. Siamo venuti qui, abbiamo preparato la cena, 2 uova veloci e abbiamo cenato e siamo andati a letto.
Quindi, serata, una notte tranquilla, veramente tranquilla. sì, in questo paesino che poi È una città. Esatto, una città, però siamo leggermente defilati dal centro. Questo è un parcheggio residenziale, quindi alla fine tranquillo, abbiamo dormito bene, c'è una pista di atletica qui dietro, quindi molto silenzioso. Esatto. Oggi andiamo a vedere un posto famosissimo. Una chicca della Slovenia, dovrebbe essere un pochino più in quota, ma ancora non sappiamo bene, poi vi sapremo dire, e è il famosissimo lago di Bled. il lago di Bled. Chi di voi conosce il lago di Bled? Scrivetelo nei commenti e fateci sapere se l'avete già visitato in passato. Esatto. E cosa ne pensate. Ora non sappiamo come saranno gli accessi per i camper, quindi perché ovviamente essendo un lago molto famoso e visitato, speriamo di poter parcheggiare facilmente. Bled è, insieme alle grotte di Postumia, una delle attrattive maggiori, vabbè, oltre a Lubiana, insomma, non sono solo quelle, non voglio sminuire questa bella nazione, però insomma è una delle attrattive maggiori della Slovenia. Le grotte di Postumia le abbiamo saltate a pie pari perché le abbiamo già visitate anni fa, quindi non aveva senso rivederle. Però il lago di Bled no, quindi siamo incuriositi e oltretutto sembra che questa giornata ci supporti. Esatto, perché vediamo il cielo blu. Sì, le previsioni mettevano brutto, invece non c'è una nuvola. Però, come sapete, intorno alle montagne, chi abita in zona di montagna sa che il tempo cambia molto velocemente, quindi non è stabile in questi giorni, ci sono molti cambiamenti. Stamattina era freschino, tant'è vero che mi sono rimessa la felpina, ora è di nuovo caldo, probabilmente me la tolgo. È un po' così, e se regge, insomma, anche le foto e i video vengono meglio. Esatto, quindi mettiamoci tutto in movimento prima che peggiori il tempo. Esatto. Tutte molto verdi queste città, con queste aiuole, parchi, insomma molto verde. Probabilmente perché magari di autunno, non sappiamo, o in altre stagioni gli piove abbondantemente. Poi abbiamo visto anche sul web delle immagini qui della zona con molta neve, quindi anche la neve insomma contribuisce a portare umidità, acqua, insomma sono zone belle verdoline. Siamo, se non erro, sulle Alpi Giulie. Le Alpi Giulie, e ora mi sa che saliremo un po'. La città di Crani abbiamo deciso di saltarla perché un po' ci siamo già un po' resi conto passandoci ieri sera per arrivare alla lavanderia. Un po' abbiamo letto sul web che non offre particolari attrattive, quindi abbiamo deciso di dare più spazio nella giornata insomma ai dintorni, lago di Bled e paesini limitrofi, che comunque sono piuttosto vicini perché dovrebbero essere a una trentina di chilometri, visto che per ora il tempo, insomma, lo ripeto, incrociamo le dita, tiene, allora andiamo lì. L'attrattiva maggiore di fatto, guardando le foto, è dato dallo sfondo delle montagne, dalle Alpi. È quella la cartolina, la città con lo sfondo delle Alpi. Sì. Ma noi si va direttamente sulle Alpi andiamo a vedere questo lago. Allora, entrati dentro la cittadina di Bled, come avete visto molto carina, al di là che si sta annuvolando, ci viene il dubbio che siamo noi che portiamo
la perturbazione, però abbiamo visto i cartelli con indicata l'area sosta camper. Dovevamo fare anche gli scarichi, quindi siamo venuti, e infatti è, come vedete dietro alle mie spalle, una area molto grande per i camper, mentre di fronte c'è la zona autobus, quindi sembra un parcheggio fatto bene. Ci sono le colonnine per carichi e scarichi, corrente elettrica e tutto quanto. Abbiamo visto la colonnina all'ingresso per il pagamento, siamo andati a vedere, però sembra, e poi ce l'hanno confermato anche dei camperisti qui accanto che sono arrivati adesso, sembra che sia obbligatorio pagare per le 24 ore, quindi l'intera nottata, diciamo. E ci sono 3 fasce, bassa stagione, media e alta, e quindi praticamente il costo in questo momento è di 25 euro a notte. Quindi se vuoi fermarti, fare una passeggiata qui a Bled sul lago, un'oretta, 2, non è possibile pagare le frazioni di ore. Noi non vogliamo fermarci tutta la notte, volevamo fermarci un'oretta, al massimo 2 per farci pranzo, e quindi non avevamo voglia di pagare 25 euro per stare 2 ore o un'ora che sia. Abbiamo provato a mettere delle monete da 1 euro, ma la simpatica macchinetta se le mangia, praticamente gli rimane il credito attivo di 1 euro, 2, e non ti restituisce le monete. Ora sono arrivati delle signore tedesche qui accanto, praticamente ci siamo capiti, gli ho spiegato che abbiamo lasciato nella macchinetta il credito di 2 euro perché non volevamo stare tutto il giorno, quindi loro ci hanno ridato le 2 euro in moneta, e infatti hanno trovato attivo il credito e hanno pagato loro la differenza. Quindi niente, purtroppo è organizzata male questa cosa, è un po' organizzata male perché è giusto far pagare i servizi, qui c'è il wifi, ci sono i carichi e scarichi, colonnine di corrente che sono comprese nel pagamento delle 25 euro. Ci sono litri d'acqua, mi sembra 100-150 litri più la corrente, però a noi non ci serve né corrente né acqua, non ci serve nulla. Volevamo appunto fare una passeggiata sul lago e potevano mettere almeno una zona, visto che è grande, molto grande questo parcheggio, una zona con il pagamento delle frazioni di ore. Non è che non vogliamo pagare, volevamo pagare solo per fare una passeggiata, diciamo così. E quindi niente, ora ripartiamo, allora cercheremo un altro punto dove fermarci. Allora, il primo parcheggio a pagamento, divieto ai camper. Come si arriva puntualmente in una zona di maggiore attrattiva turistica, più bella, di solito ci sono questi benedetti divieti per i camper. Cosa gli abbiamo fatto di male noi a questa gente ancora lo dobbiamo capire, perché li paghiamo con gli stessi soldi validi e buoni di uno che ha la macchina. Qui guarda, divieto camper. Guarda, a riborda, guardate, inutile, divieto e divieto. Divieto camper. Divieto camper. Non ci vogliono. Lago di Bled, sicuramente bello, magico, incastonato in uno scenario meraviglioso, tutto verde. Guardate il castello di Bled lassù. Però se i signori non ci fanno parcheggiare, andremo a dare i nostri soldi da qualcun altro. E non è obbligatorio passare la notte qui. Non abbiamo trovato un parcheggio con le monete per poter stare un'oretta barra 2. Dobbiamo per forza pagare 25 euro un 24 ore, e questo ci sembra assurdo. Bello è bello, non sa va tutto. Tanto traffico, tante persone a piedi, c'è tutta la passeggiata che costeggia il lago, però faremo il giro del lago, vediamo se troviamo uno Peccato. spaziettino per fermarci a fare 2 foto. peccato, perché poi magari uno invece prende un gelato, magari ci viene voglia di mangiare qualcosa qui a un ristorante, cioè Magari spendi anche 20-30 euro molto volentieri. e molti di più di quelli che si danno forzatamente, ripeto forzatamente, perché se uno vuole fare una passeggiata di un'ora, noi vogliamo vedere altre tappe successive, perché dobbiamo pagare una notte, o meglio 24 ore 25 euro?
non sono per le 25 euro, cioè alla fine, perché il poi principio. mangiando fuori uno magari spende anche di più. No, non è quello. È che i camperisti le trattano sempre come degli appestati e vanno messi lontano, perché poi l'area di sosta è fuori, e quello vabbè, poco male. Uno fa una passeggiata, usa le bici, usa gli scooter, insomma quello che uno ha, anche i piedi come noi. Però ecco, non c'è mai la possibilità e non viene mai previsto un parcheggio per i camper magari a ore, di solito in questi posti turistici, non dovunque, perché qui in Slovenia è la prima volta che troviamo una poi in situazione genere del l'abbiamo genere. trovati, qui veramente Infatti, è sì. una zona proprio massima espressione Del turismo, molto elegante come zona, particolare, per l'amor di Dio, non diciamo di no. Sicuramente, allora, che debbano regolamentare, sì, non ci fate i soliti discorsi, ma se non regolamentassero, bastava che una zona di quel parcheggio dove siamo andati la lasciassero con il parchimetro a ore, con una piazzola. Le piazzole sono già grandi, un camper arriva, paga 2 ore, guarda il lago, fa il giro e se ne va. Sì, perché uno che si vuole passare 3-4 giorni al lago in pieno relax sta lì anche una settimana, esatto. no? Paga, E va bene, ma paga tutto, c'ha la corrente, c'ha tutto. chi viaggia e Si vuole sposta. vedere tanti posti, non è che ti puoi fermare una settimana qui, 3 giorni lì, cioè. Comunque ora cerchiamo Vabbè. uno spiazzo, vi facciamo vedere intanto il panorama, che poi è piccolino davvero il lago. Sì, il lago è piccolo. Che bellezza il colore di quest'acqua, guardatela, che peccato. Pieno di campeggi, chissà come mai. Gente che fa il bagno. Torna indietro perché da questa parte non si può Siamo già procedere con i camper, quindi bisogna girare. Wow, che belli, guarda che bel manto. Percorriamo adesso questa bella vallata e andiamo cerchiamo di raggiungere un altro lago che si chiama Lago Boini. Speriamo che lì ci sia più possibilità, e poi anche perché si avvicina anche l'ora di pranzo e ci fermeremo magari a mangiare qualcosa. Lago di Boini, che dicono essere quello più esteso di tutta la Slovenia. Quello di Bled è emblematico, è sicuramente quello da cartolina famoso, però insomma è abbastanza off limits per i camperisti. Magari d'inverno con la neve forse c'è più possibilità perché c'è meno gente, ora è alta stagione, quindi insomma è un po' dura per noi, però vabbè, proseguiamo. Noi di solito andiamo dove siamo ben voluti. D'acqua l'ha fatta, c'è l'asfalto bagnato. Ma non c'era il cielo completamente privo di nuvole. Ma io infatti l'ho detto che in montagna il cielo cambia velocemente. Ci siamo fermati qui lungo la strada perché il fiume fa una piccola cascatella, vogliamo fare 2 foto, e come vedete c'è questo bellissimo cartello che ci dice chiaramente che camper, caravan, roulotte solamente nei campeggi, altrimenti non potete da nessun'altra parte. Giusto o non giusto, non sta a noi dirlo, però guardate che meraviglia, lasciamo da parte le polemiche, guardate che bellissimo fiume.
Uscendo da questo parcheggio troviamo proprio qui di fronte questo cartello che ci dice che il lago di Boini, dove vogliamo andare, è parte del famoso Triglavsky National Park. Il Triglavsky è il parco che ospita la montagna più alta, appunto il Triglav, che è la montagna più alta della Slovenia. È patrimonio dell'UNESCO, è inutile che ve lo dica, e riserva anche della biosfera. Quindi entriamo praticamente da qui e fa parte, comprende le Alpi Giulie. Probabilmente per Essendo questo parco. motivo, essendo parco, non fanno dormire in libera. Giusto o sbagliato, comunque non è quello il punto. Cioè noi siamo per la natura, per preservare la natura, questo sia chiaro. È mettere un po' in difficoltà il camperista, come nel caso del Bled, è diverso, perché noi volevamo pagare per stare, però non era possibile, cioè ci costringevano a stare 24 ore. E ecco, è questo un po' che solleviamo come problema. Non che si debba campeggiare ovunque a danno della natura, questo no, perché siamo i primi, come sapete, che ci teniamo e la proteggiamo la natura. È quello un po' il discorso, ecco, spero che sia chiaro il tutto. No, poi vorrei aggiungere che noi spesso, come avete visto, andiamo anche nei parcheggi dove parcheggiano le macchine. Qui non potresti nemmeno andare in un parcheggio pubblico, lì non siamo in mezzo alla natura che uno dice sa, ma nei boschi rovini l'ambiente. Noi andiamo anche nei parcheggi spesso, nei parcheggi cittadini, ma qui non è possibile, devi andare esclusivamente nei campeggi e quindi questa cosa a noi non va bene. Sì, o nell'area Solo- sosta, tutto qui. intendiamo campeggi Tutto o anche qui. area sosta di vita camper, Sì. perché tanti parcheggi che abbiamo passato praticamente erano solo riservati alle macchine, perché proprio c'è scritto. C'è il disegno della macchina, c'è scritto e c'è sbarrato il camper, quindi in quel parcheggio anche pagando, e ripeto anche pagando, il camper non lo vogliono, non ci Sì, deve sì, ma stare. poi noi si parcheggia, nel momento in cui parcheggi il camper è un veicolo, non è che ti metti lì ad apparecchiare il tavolino, il È tendalino chiaro. e queste cose. Parcheggi un veicolo per andare a fare 2 passi, a comprare il gelato, mangiarti una pizza. Non lo puoi fare, devi andare nel campeggio. Allora, se così deve essere, ciao ciao. No, infatti andiamo da un'altra parte, quindi insomma non vogliamo montare polemiche, lo sappiamo che a volte la categoria del camperista c'è chi se ne approfitta e che rovina un po' tutta la categoria. Noi siamo molto attenti, lo sapete, noi cerchiamo sempre di fare opere buone verso la natura, però ecco, diciamo certi Atteggiamenti, prese di posizione. sì, più che altro disorganizzazione, anche la vogliamo chiamare così, o forse anche un discorso di business, perché comunque abbiamo visto molti cartelli che pubblicizzano i campeggi, molte aree di sosta pubblicizzate, addirittura nei cartelli nella segnaletica stradale, quindi sembra più un voler dirottare il camperista, insomma colui che ha un mezzo da plein air, verso queste strutture a pagamento. Sembra un po' quello. Il cielo celeste di stamattina ci ha definitivamente salutati e sono tornati i nuvoloni neri. Percorriamo questa bellissima strada da motociclisti ma anche da camperisti, perché comunque anche con il camper è molto piacevole Bella, da guidare. sì. Siamo alti, più alti di un'auto, quindi si vede bene il paesaggio, molto bella, molto panoramica. Eccolo il lago col ponte, fanno tutti il SUP. Anche qui divieto ai camper, quindi proseguiamo.
Allora, lungo il lago abbiamo trovato questo piccolo parcheggio di fronte a questa chiesetta e non sappiamo veramente dove andare. Non siamo praticamente riusciti a trovare nemmeno un piazzale dove fermarsi a guardare le mappe, a capire un po' come fare, e quindi, presi la disperazione, ci siamo fermati qui. È comunque un parcheggio a pagamento, pare €1 all'ora, ma non abbiamo trovato la macchinetta, quindi non siamo nemmeno in grado di poterlo pagare, e quindi ce la giochiamo, ci facciamo un bel piatto di pasta e poi ripartiremo. Che si mangia di buono? Facciamo un piatto di pasta. Mo' è da tanto che non si fa, Eh sì, è da tanto. Un po' così al volo, alla volée, ci siamo fermati in questo piazzalino a bordo strada, perché non è nemmeno un parcheggio, vicino alla chiesa. Sembra sia consentito solo per le cerimonie il parcheggio, quindi siamo un po' abusivi, ma noi facciamo un piatto di pasta e ripartiamo. Se viene qualcuno gli si dice che noi facciamo la cerimonia alla pasta. Dobbiamo fare un servizio alla pasta, Certo. ovvero mangiarla, però è sempre un servizio, Sì, è esatto. un servizio del camper, quindi questo si deve fare. Poi ripartiamo perché è già passata l'ora di pranzo, abbiamo fame e quindi un piattino di pasta ci sta. Sì. Ciaccioni. Assaggiamo un po' sta pasta se è cotta, che la fame è tanta. Ah, ecco perché si intromette nella cucina. Si intromette. E mi intrometto. Non resiste più. Ancora mi manca qualche minuto. Sì, questo è ancora un po'. Ma intanto ci siamo già fatti una fetta di salamino. Ecco. Il salamino ungherese sempre, che è spettacolare. Eccoci a tavola, ragazzi, finalmente. C'ho una fame, ragazzi, che non sto nella pelle. E chi lo sopportava più? Niente, noi ora mangiamo, chiudiamo il video. Vi ringraziamo per averci visto fino a qui. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Un abbraccio, vi mandiamo un forte abbraccione e vi salutiamo. Ci vediamo al prossimo appuntamento, al prossimo video. Mi raccomando, con i like, con le iscrizioni al canale, I commentini. Grazie per seguirci, speriamo di diventare sempre più numerosi perché le avventure dei tickets continuano, ci sarà ancora molto da vedere. un saluto anche ai nostri sostenitori. Ciao, buona giornata. Ciao a tutti. Ciao.